Nel video di oggi ti propongo un quiz di lessico relativo al mondo del cinema. Vediamo quante parole conosci, parole che potresti usare per descrivere un film, un'esperienza al cinema o un genere cinematografico. Ti va di metterti alla prova? Ti ricordo anche che se non lo hai ancora fatto, puoi iscriverti al mio canale cliccando sul bottone iscriviti e attivare i sottotitoli se necessario. Cominciamo con la prima frase da completare. Avviciniamoci al cinema. Fuori dal cinema c'è del nuovo film con Favino. Vediamo come si chiama. Fuori dal cinema c'è la locandina, il foglio o l'insegna. Hai 5 secondi di tempo per pensare. Fuori dal cinema c'è la locandina. La locandina è il cartello pubblicitario relativo a un film, a uno spettacolo teatrale o a un evento. Generalmente si trova affisso fuori dal cinema o dal teatro e riporta il titolo del film, in questo caso, un'immagine, gli attori e così via. Seconda frase. Sulla locandina non ci sono molte informazioni, cerco su internet. Che cosa cerchi su internet? Cerco la trama. La trama è il contenuto, la storia di un film o di un libro. La trama. Numero 3. Una trama molto interessante che tiene lo spettatore incollato alla poltrona è una trama. Quale aggettivo potremmo usare? È una trama avvincente. Una trama avvincente è una trama che coinvolge, che prende e cattura l'attenzione. Anche un libro può essere avvincente, una storia avvincente. Commovente significa che genera emozioni o che fa piangere. E invece prolisso è un aggettivo che indica qualcosa che è troppo lungo, eccessivamente lungo o ricco di dettagli eccessivi. Quindi un film prolisso, una trama prolissa, una persona prolissa che parla troppo, con troppi dettagli. Quindi è lungo e noioso. Prossima frase. Esatto, una trama che lo spettatore e cattura tutta la sua attenzione. Che cosa fa questa trama? Qui usiamo il verbo rapire. Rapire lo spettatore significa proprio catturare tutta la sua attenzione. Sono rimasto rapito da questo film. A proposito di film, ti piace imparare l'italiano attraverso i tuoi film e le tue serie TV preferite? Se la risposta è sì, ho la soluzione perfetta per te. E questa soluzione si chiama Lingopie, una piattaforma straordinaria per imparare l'italiano e tantissime altre lingue. Come funziona? Su Lingopie troverai tantissimi film, serie TV, documentari. Ma che cos'ha di speciale questa cosa? Beh, che per ogni film o episodio Lingopie mette a tua disposizione degli strumenti didattici e di apprendimento molto interessanti. Infatti, per ogni film o episodio potrai attivare i sottotitoli interattivi. Interattivi perché, leggendo i sottotitoli, potrai cliccare sulle parole o le espressioni più interessanti, ascoltarne la pronuncia, vederne il significato, la definizione e non solo perché ogni parola o espressione che selezionerai sarà salvata automaticamente nella tua lista di lessico.
Avrai così tutte le parole e le espressioni nuove nella tua sezione di vocabolario personale. E non è ancora finita qui, perché per ognuna di queste parole ed espressioni Lingopie creerà automaticamente dei quiz e delle flashcard che ti permetteranno di ripassare e fissare al meglio tutto il lessico nuovo che incontri guardando comodamente il tuo film o la tua serie TV. Inoltre, se hai un abbonamento a Netflix, grazie a Lingopie potrai sfruttare questi strumenti anche per le serie TV e i film presenti su Netflix. È uno strumento che io stesso uso per esercitarmi e imparare il francese. Per gli studenti di Vaporetto Italiano, Lingopie ha riservato un'offerta speciale. Infatti, attraverso il link che trovi sotto a questo video, potrai provare Lingopie gratuitamente per 7 giorni e, se decidi di iscriverti, avrai anche un 55% di sconto sul piano annuale. Quindi puoi scoprire tutto su Lingopie e usufruire di questa offerta attraverso il link che trovi qui sotto. E questa frase come la completeresti? Il film tratta la storia di un medico che lascia l'ospedale in cui lavora per trasferirsi in Africa. Mm? Il film tratta. Attenzione, esiste anche il verbo trattarsi, quindi si tratta di una storia, bla bla bla. Ma il verbo trattarsi è impersonale, quindi non può avere un soggetto specifico. Per esempio potremmo dire: c'è un bellissimo film al cinema. Punto. Si tratta della storia di un medico che lascia il proprio lavoro per trasferirsi in Africa, bla bla bla. Mm? Ma se invece c'è un soggetto specifico, come in questo caso, usiamo il verbo trattare. Il film tratta la storia di un medico e continuiamo la frase. Prossima. Il finale era proprio... Tutti sapevano come sarebbe finito. Era un finale... Era un finale scontato. Una cosa scontata è una cosa ovvia, che ci si aspetta, che già si sa. Un finale scontato, ovvio, tutti sapevano come sarebbe finito questo film. Numero 8. Sul sito miocinema.it ci sono un sacco di recensioni negative, scritte da chi lo ha visto. Le recensioni sono le opinioni, scritte da chi lo ha visto. Possiamo avere le recensioni di un film, che a volte possono essere anche lunghe e articolate, quindi delle vere recensioni con una descrizione del film, un'opinione giustificata, presentando appunto le ragioni a favore o a sfavore del film, del regista e così via. Ma molto spesso abbiamo delle recensioni più semplici, che possono essere anche recensioni di un libro, un corso, come quelli che facciamo noi, e così via. Prossima frase. A me piace rimanere seduto sulla poltrona per leggere dopo la fine del film. Dopo la fine del film leggo che cosa? Sullo schermo. I titoli di coda. Mm? Sono tutti quei nomi che scorrono alla fine del film, no? Con i nomi degli attori e i personaggi che hanno interpretato, i costumisti, gli scenografi e così via. Ultima frase, anzi no, ultima attività da fare insieme. Vedrai delle locandine sullo schermo e vedrai anche i nomi di generi cinematografici. Ti darò 20 secondi
ma potrai anche fermare il video per avere più tempo per pensare, dovrai associare ogni locandina al giusto genere cinematografico. Mm? Ecco qui le locandine e i nomi. 20 secondi da adesso. Bene, com'è andato questo esercizio? C'erano parole che non conoscevi? Fammelo sapere qui sotto e se hai imparato delle parole nuove in questo ambito del cinema, scrivi delle frasi che includano quelle parole, così potrai fissarle meglio. E ti ricordo che attraverso il link che trovi qui sotto potrai scaricare il PDF gratuito e degli esercizi interattivi. Grazie mille per la tua compagnia e ti ricordo che se ti è piaciuto questo video puoi mettere un mi piace o condividerlo con altre persone che potrebbero trovarlo interessante. Ho fatto altri quiz di grammatica, di lessico, di comprensione e li troverai proprio qui. Potrai così passarti il tempo migliorando e imparando l'italiano. Grazie mille ancora e ci vediamo prestissimo!